Ciao da Mr. Helmet. Oggi vi parlerò di intelligenza artificiale e vi darò gli strumenti per capire quali articoli sono scritti in automatico da macchine intelligenti e quali invece sono scritti da stupidi, però almeno umani. Se avete la pazienza di sopportare il pippone iniziale e le spiegazioni che però sono utili, vi garantisco che rimarrete contenti perché poi scriveremo insieme live dal vivo degli articoli artificiali di motociclismo. Così imparerete a conoscere anche quali sono poi dopo riconducibili a questo tipo di modo e quali invece sono quelli scritti da esseri umani. In un mondo in cui manca sempre di più l'intelligenza naturale, perché siamo avidi, pigri e sempre più portati verso le scorciatoie, la preoccupazione è quella dell'intelligenza artificiale. Ci ucciderà, ci ruberà il lavoro, però poi, ma nelle moto questo non succederà perché non ci riguarda, perché noi comunichiamo passione, perché poi noi siamo intelligenti, io sono intelligente, non ci casco, e invece sì, ci riguarda e come? E ci riguarderà sempre di più, con l'aggravante che ormai quasi non ce ne accorgiamo degli articoli che sono scritti in un modo o in quell'altro, ma siamo vittime di uno degli aspetti più volgari dell'intelligenza artificiale, di cui potremmo fare a meno, perché non ci risolve dei veri problemi come dovrebbe fare l'intelligenza artificiale, ma semplicemente alimenta l'avidità di chi scrive, ma anche dei lettori. Vediamolo insieme. Se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet attraverso lo shop, attraverso le donazioni se vi va, attraverso i super stickers, i super grazie e attraverso l'abbonamento. Questi contenuti che faccio non sono fatti in automatico, c'è una persona che li produce e quindi ci vogliono ore, non pochi secondi, vedete voi, ok? Dicevamo intelligenza artificiale, vuol dire tutto e niente e spesso è una parola grossa. Vi spiego che cos'è l'intelligenza artificiale, così al volo. Diciamo che è la capacità di un sistema di risolvere i problemi o di svolgere dei compiti e delle attività tipici della mente umana, magari neanche troppo semplici. Cosa so, guardiamo il settore informatico: scrivere codice, scrivere software, realizzare macchine, agire autonomamente, che ne so, nell'aspettativa onesta dell'intelligenza artificiale quest'ultimo dovrebbe imitare l'uomo in modo da liberarlo di alcuni compiti noiosi, ripetitivi e consentirgli di dedicarsi ad altro, magari l'arte, magari la scienza, magari la musica, le passioni, il piacere. L'uomo però è stronzo e se ne approfitta per non lavorare, per sfruttare il prossimo, ingannarlo e guadagnare di più. E anche il pubblico è bulimico e vuole sempre più roba da cliccare, quindi questo costringe a una superproduzione di materiale che ovviamente non può essere di qualità. Non vi parlo della storia, della tecnologia, non vi parlo delle varie tipologie di intelligenza artificiale perché ci vorrebbero ore. Faccio prima se vi dico che ci sono vari campi di applicazione: i software, dicevo, i codici, i sistemi di calcolo, la vendita, l'organizzazione, la logistica, le attività, i turni, i parcheggi, tutte queste robe qua che andrebbero fatte a tabella, ma che insomma, e soprattutto, che è la cosa che ci riguarda di più da vicino, la stesura di contenuti semplici, la raccolta di informazioni, descrizioni, didascalie, sviluppo di immagini, tutti basati su parole chiave. Il contrario di quello che succedeva prima. Cosa succedeva prima? E anche adesso, per chi lavora magari come me alla maniera classica: scrivevi l'articolo, li corredavi di foto, parole chiave e poi lo mettevi online. Adesso invece usiamo le parole chiave al contrario per scrivere bozze di articoli e anche qualche foto. Vi prometto che vi faccio vedere come si fa, ma prima facciamo qualche passo indietro, ancora sì, però fidatevi. Allora, periodo 1, anni 90-2000, io ho iniziato sul web dal 95, una volta i contenuti erano pochi, si scrivevano a mano, chi scriveva veniva dalla stampa, si è trovato il web, non ha avuto più problemi di spazio e quindi contenuti lunghissimi, bellissimi, ricchissimi, anche parecchi pipponi. Tanti scrivevano, molti di più leggevano,
non c'erano foto ed erano tutti contenti. Poi periodo 2, 2000-2007, aumentano i contenuti, arrivano i video, la gente comincia ad avere sempre meno voglia di avere pazienza, leggere articoli e i contenuti diventano sempre più piccoli e nasce la scrittura web e poi arrivano immagini, banner, video eccetera. Periodo 3, 2007-2015 diciamo. Questo è quello che faccio nelle mie lezioni quando insegno queste cose ai corsi. Siamo agli anni recentissimi, tutti iniziano a scrivere come matti, a capire che più articoli scrivevano più si guadagnava. Questo perché la gente fa ancora fatica a pagare abbonamenti e tutto si regge sulla pubblicità e quindi decine di articoli per mettere migliaia di banner, ma anche questo non basta perché scrivere gli articoli costa e poi la gente gli articoli lunghi non li legge più, paghi i redattori per niente. Ok, andiamo avanti, periodo 4 fino al 2019, basta con gli articoli lunghi, ricorderete solo 3-4 anni fa c'era arrivato il boom di articoli piccolissimi con titolone 4, 5, 6 righe e poi via di foto e banner, era il top per lo sport, perché c'era la notizia, c'era il titolo, questi articoli però prevedevano comunque una bella redazione e poi sono corti, ci vuole troppo poco tempo per leggerli, li devi pensare, devi mettere l'informazione, la lunghezza scarsa dei testi non li rende appetibili nei motori di ricerca che nel frattempo si sviluppano e il tempo di connessione non è sufficiente e quindi non si guadagna, inoltre non c'è abbastanza testo per metterli tutti i banner, i pop-up, tutte le menate che servono. Ricordate, chi scrive degli articoli e pubblica degli articoli non vuole sempre essere letto, non importa, neanche essere capito, poi quello ancora meno, vuole essere cliccato. A chi scrive diciamo che interessa generare soldi, quindi questi articoli non andavano più bene. Periodo 5, dal 2020 a oggi, sono gli ultimi 2 o 3 anni, avrete notato che i titoli sono molto più acchiappa-click, cioè incuriosiscono ma non spiegano, e che dentro gli articoli ci sono contenuti spesso lunghissimi, ma veramente infiniti, siamo su circa 7-8 mila battute, come i miei, però centinaia al giorno, per ogni sito, ci sono giornalisti, controllate su certi siti, proprio dei nomi con firma, che hanno la proprietà di, che ne so, 20-30 pezzi lunghissimi al giorno. Vi garantisco che questa cosa non è possibile. Roba che uno bravo ci metterebbe un'ora e mezzo a pezzo. Questi articoli sono perfetti per chi li pubblica. Perché? Perché non si arriva mai al dunque, ci vuole parecchio tempo, si scrolla tanto, specie col cellulare, e ci si può infilare dentro di tutto. Articoli tipo: che velocità raggiungono le MotoGP? Il dato è pazzesco. Quanto costano le gomme in Superbike? Il dato fa impazzire i fans. Abbiamo fatto un video, no? Su questo tipo di articoli qualche settimana fa. Voi direte: questo ci vuole una bella redazione, tanti giornalisti pagati poco, e invece io vi dico che molte volte non ci sono nemmeno più giornalisti. C'è la famosa intelligenza artificiale di cui ho parlato e vi farò vedere, e poi ci sono degli operatori. Con 99 euro al mese tu ti compri il software e hai degli operatori che mettono dentro delle parole chiave che hanno già individuato su internet fra quelle più cliccate e ci costruiscono sopra degli articoli. Viene fuori il testo della lunghezza che vuoi tu. Qualche volta viene riletto, molto spesso non serve, e infatti spuntano anche delle cazzate, no? Qualche volta vengono aggiunti contenuti a mano, qualche volta no. È la stessa differenza fra un sarto che ti fa un vestito su misura e te lo prova e te lo cura, e una macchina che stampa delle magliette in poliestere o dei pantaloncini o delle tute, no? Vengono molti scarti, li butti via, insomma. Allora, diciamo che bisogna solo costruire il titolo, bene, forse, neanche, e poi ti viene giù il pezzo. Siamo quasi arrivati al momento di scrivere il nostro pezzo, ma prima vi faccio vedere uno degli articoli, uno dei pezzi a cui io mi riferisco. Per non far arrabbiare nessuno ho scelto un pezzo di un altro settore, di un altro argomento, però è uguale e riconoscerete il tipo di articoli che trovate tutti i giorni sul web. Non l'ho preso nemmeno troppo esagerato perché può essere utile, perché questo è abbastanza morbido, non è proprio chat GPT aggressivo. Allora, Gianluca Grignani: quanto guadagna il rocker grazie alle vendite di Destinazione Paradiso? Quasi 4.000 caratteri, molte inesattezze,
e poi non c'è l'informazione di cui parla il titolo, ok? Guardate qua, compenso, ci sono delle inesattezze, c'è tutto il budget di Sanremo, qui quanto prende qualcuno, però non è vero questo dato perché l'ho verificato, è sbagliato. Poi parla di installazione del disco d'oro dopo 29 anni, prima aveva avuto solo 2 dischi di diamante, è un'informazione sbagliata perché il disco di diamante vale di più di disco d'oro, quindi in realtà il disco d'oro l'ha avuto, ma di nuovo adesso, in questi giorni. Quindi la Destinazione Paradiso, quanto ha guadagnato con Destinazione Paradiso, vi assicuro, non c'è. Ok? Ci sono siti di motori, e alcuni li ho anche affrontati nei video delle altre volte, che fanno lo stesso tipo di articoli. Io non credo che un essere umano, nemmeno uno, diciamo, non voglio dire stupido, ma distratto, possa scrivere un articolo simile in cui manca proprio quella che è l'informazione del titolo. Quindi questo articolo mi sentirei di dire che è generato con un sistema basico di intelligenza artificiale, oppure è stato fatto metà e metà, non lo so. Ora sta a voi cercarne altri nei siti dozzinali che trovate su Google Discover per tutti gli argomenti che vi piacciono, perché è una cosa che spazia su tutti gli argomenti. Fra l'altro molti operatori con questo tipo di attività sono delle aziende che hanno 100, 200, 300 siti di 50, 60, 70 argomenti diversi, comprano i domini, mettono dei macchinari e degli operatori e fanno produrre siti. Ce n'è una molto famosa e l'altra volta ne ho parlato. Ok, attenzione che Google ha creato questa mostruosità, ma adesso, per via dei criteri con cui si generano i profitti, però adesso ne è vittima e quindi sta lottando contro questa cosa qua, contro questo abuso che ha fatto. Cosa sta succedendo? Perché questi articoli, che sono tantissimi, a causa del numero, della lunghezza, delle parole chiave e del fatto che se ne possono produrre a milioni, stanno uccidendo tutta l'informazione fatta a mano, quindi tutti quei siti manualmente creati. Quindi da oggi, se ci farete caso, vi renderete conto sempre di più del problema. Su Google Discover, quando fate a sinistra così col vostro cellulare, se Android, se Apple, non lo so, troverete sempre più robaccia. Se poi aggiungiamo anche i pezzi scritti da umani che sono ridicoli, il gioco è fatto. È il momento di scrivere il nostro articolo. Mettiamo che devo scrivere una notizia semplice di Moto2, ma sarebbero 3 righe, Google non mi pagherà, e allora mi serve una bella introduzione su cosa è la Moto2 e un po' di storia. L'intelligenza artificiale me la fa con tanto di errori. Questo testo l'ho scritto io prima, qualche minuto fa, con Jasper, un programma a pagamento che adesso non ho rinnovato, che è bellissimo. Ve lo faccio vedere. Dopo vi faccio vedere anche il pezzo scritto dal vivo. Allora, eccolo qua. La Moto2 è una classe motociclistica introdotta nel 2010 come successore della categoria 125 cc a 2 tempi, già un errore, caratterizzata da motori a 4 tempi 600, procedimenti costruiti, vabbè, la modernizzazione dei motori a 2 tempi. Guarda, tutto questo è stato scritto in pochi secondi. La Moto2 si è dimostrata popolare e di successo, tutta una serie di banalità, no? La stagione inaugurale della Moto2 è presa nel 2010, Polle Spargarossi ha giudicato il titolo, invece il primo è stato Tony Elias, lo sappiamo. Quindi ci sono anche degli errori. La Moto2 ha continuato a regalare gare emozionanti, Scott Redding ha vinto a Misano con la mano rotta, vabbè, Zarco ha vinto 5 gare, primo pilota di sempre a riuscirci in Moto2, non dice che ha vinto 2 mondiali, e insomma praticamente la Moto2 continuerà a essere una serie appassionante, insomma tutta una serie di banalità, ok? Però diciamo è tutto fatto in automatico. Non ci credete? Benissimo, andiamo a guardare ChatGPT. Lo facciamo adesso, veramente facciamo un articolo scritto con ChatGPT. Ci andiamo qui e facciamo, guarda, io questo avevo scritto anche un articolo con velocità in MotoGP, te la dice subito. Allora possiamo fare per esempio così, no? MotoGP. Diciamo che voglio fare un articolo sulla velocità in MotoGP. Facciamo un articolo con la velocità in MotoGP. Allora, facciamo prima top speed in MotoGP e ti genera questa cosa qui. Però diciamo che non è sufficiente perché sono poche righe, quindi la notizia arriverebbe subito. Allora facciamo MotoGP
history. Questo io ce l'ho settata in inglese, però diciamo che adesso non lo vuole fare, vediamo un po'. No, adesso che non lo vuole fare. Allora, new chat, facciamo new chat. MotoGP. MotoGP History. Eccola qua. Adesso inizia a scrivere. Sta iniziando a scrivere. Tac. Il primo Gran Premio. Quando vedete appunto questi articoli con migliaia di informazioni che dite che bravo, si è fatto tutta una ricerca, questo giornalista, guardate che bravo, guardate qui, tanto sta scrivendo l'articolo, continua a scrivere, tuc tuc, continua a scrivere. Lui continua a scrivere. La classe 50, la classe 500, gli articoli di passaggio dal 2007, gli 800, il pilota con più successi. Guardate, lui scrive, guarda, scrive tutto, tutti i dati storici, una bella bomba, e si ferma qua. Dopodiché questo pezzo lo scrivete, ci aggiungete la velocità, se poi volete fare un'altra cosa, a proposito, se voi lo volete rigenerare che non vi piace, ve ne fa un altro da capo sullo stesso argomento più o meno simile. Ci ricomincia, cambia più o meno qualcosa e riporta, inizia a scrivere da capo. Quindi diciamo che tutto sommato, come vedete, lui scrive. Sono articoli scritti bene, non ci sono. Ok, adesso se vogliamo possiamo fare qualcosa sulla Moto 2. Sulla Moto 2. Sulla Moto 2 fa un po' più di fatica, però scrive lo stesso. Ma diciamo che qui non ha difficoltà perché Moto 2 è facile, è un argomento tutto sommato facile, ci saranno delle inesattezze, però devo dire che è stato anche abbastanza aggiornato perché una volta, fino a ieri, scriveva che c'erano le Honda, adesso si vede che qualcuno deve aver pubblicato un po' di contenuti in più perché questa chat... Ok, se vogliamo mettere in difficoltà chat GPT, possiamo mettere Moto 2 tecnica. Moto 2 tecnica magari inizia a fare un po' più di fatica e a scrivere magari alcune cose sulla tecnica, vedi? Però devo dire che adesso se la sta cavando bene. Tenete conto che impara molto, perché io nelle prime volte che ho generato questi articoli ho trovato molte incertezze e molti errori. Però guardate, Magneti Marelli, le EQ, le Triumph, motore Triumph, quindi uno se vuole, prima di mettere una notizia sulla Moto 2, si genera tutta una bella pippata sulla storia della Moto 2, come vedete la produce velocemente, io sto parlando con voi, non sto scrivendo niente, mentre produce questo articolo, vedete che assomiglierà molto come testo, poi vi iscrivete a ChatGPT, è gratis fino a un certo punto, vi iscrivete a ChatGPT, scrivete Moto 2, vedete che i testi che genererà saranno simili a quelli che praticamente... trovate su certi articoli di moto, su certi siti di motori. Chiaramente possiamo far scrivere a questi programmi 20 articoli contemporaneamente in una mezz'oretta, così siamo a posto. Qui ovviamente sono tutte banalità, ci sono delle inesattezze, come leggete in questo tipo di siti che fanno questo tipo di informazione. Ok? Chiaramente non i siti top o i siti famosi, ma i siti, quelli che si occupano di clickbait, fake news e quelli che infestano Google Discover e così via. Ma ChatGPT non è molto intelligente, è anche frettolosa. Vi faccio vedere cosa viene fuori se uno scrive Mr. Helmet. Mr. Helmet, che come sapete è il mio sito. Allora, fino a ieri vi garantisco che sbagliava. Mr. Helmet è il nickname del defunto motociclista Marco Simoncelli. Gli era dato questo nome per il suo
per il suo casco che era bianco, rosso e verde. Simoncelli, poi parte con tutta la storia di Simoncelli, però è evidente che ha cannato, ok? E quindi poi vabbè, Simoncelli è morto, tutta la storia di Simoncelli partendo da Mr. Helmet che non c'entra. Diciamo che la voglio stoppare, vediamo se riprovando a fare un'altra cosa. Vedi, mi scuso perché ho fatto un errore nella mia prima response. Mr. Helmet è attualmente il nickname di Capirossi, quindi non c'è. Io vi garantisco che fino a poche ore fa Mr. Helmet era un negozio di caschi di qualità, quindi neanche qui sta partendo, sta facendo tutta una storia di Capirossi, vi faccio vedere che sta facendo tutta la storia di Capirossi, che è una roba che non c'entra niente. Ora vediamo Mr. Helmet Magazine se riesce a, forse così ce la fa. Mr. Helmet Magazine. Ma prima non conosco nessun Mr. Helmet Magazine. Ci sono molti magazine, ma non Mr. Helmet. Però parte con ci sono molti magazine di MotoGP, di Superbike, di cose, fanno gli articoli, fanno le corse. Poi forse puoi darmi qualcosa, forse posso cercartela dopo. Questo è ok, va bene. Detto così, per dimostrarvi che non sono infallibili, ma sono anche rosicone queste chat, perché se voi guardate qui, scoprirete, non lo so, Marquez e Rossi 2015. Marquez e Rossi 2015. Vediamo, sta generando. 2015 è stata, va bene, contestata. Di solito a volte parla del biscotto, perché c'ha gli stessi, diciamo, va avanti, ok, quindi tutta la storia, a volte parla del biscotto, a volte dà ragione a Marquez, a volte dà ragione a Rossi, a volte dice che non c'è stato nessuno, a volte dice che si sono messi d'accordo fra loro, quindi se volete potete, diciamo così, affidare a chat GCP dei vari compiti e quindi vabbè, la tensione fra ecco, adesso arriva al punto, la tensione fra Marco e Rossi è cominciata a crescere al Gran Premio di Malesia. Sono molto più giuste di quelle che io avevo fatto diciamo così, qualche ora fa, perché la chat impara anche a cercare i contenuti. Quindi l'incidente è fatto, guardate cosa sta scrivendo un pezzo praticamente da solo. E io ho scritto solo, guardate, Marquez e Rossi 2015. Quindi immaginate con più parole chiave, più tempo e con la versione plus che io non ho perché non ho voglia di spendere soldi per questa roba. Sta continuando, lui continua a fare il pezzo. Io parlo e lui scrive, ok? Quindi tutta la controversia, la determinazione, il biscotto, 5 punti da Lorenzo, è una roba proprio fenomenale, ok. Perfetto, se io lo rifaccio, io ne rigenero un pezzo, ve lo risparmio, mi scrive un'altra roba, forse uguale, forse diversa, cioè mai uguale, forse simile, forse diversa. Ok, quindi questa era la versione gratis di base e gratuita, però per esempio ce ne sono altre. Vi faccio vedere una cosa, vi faccio vedere quest'altra versione che è molto molto interessante, che è ChatSonic. In realtà no, vi faccio vedere prima questo. Vi faccio vedere questa versione di WriteSonic con l'intelligenza artificiale. Con questo tipo di intelligenza ho generato un articolo con scritto tutto quello che c'è da sapere sul Ducati, Dorna, Marc Marquez e Valentino Rossi. Marc Marquez, KTM, Valentino Rossi, e mi ha generato un articolo diviso in 10 sezioni. Potete provarlo anche voi con WriteSonic, poi vi metto tutti i link, e vi fa tutti i punti, le parole chiave e questo. Questo, diciamo così, è la versione quella lunga, ma vedrete che praticamente i nostri amici che fanno questo tipo di contenuti non utilizzano questa versione, utilizzano addirittura la versione quella di base, in cui tu generi qualcosa
io vi lascio i link, così vi divertite a creare i vostri pezzi. L'intelligenza è molto, come posso dire, anche molto basica e molto umana, e voi potete generare, avete qui, guardate, General AI, potete dargli anche il tono da traduttore, intervistatore, viaggiatore, vediamo un po', vediamo se si vede. Ah, non si vede il pop-up. Comunque questo General AI vi dà vari toni e vari modi. Potete anche dettarli al volo, potete fare un sacco di cose. Ma se io per esempio metto Marquez e Rossi biscotto, voi vedete che questo è Chacksonic. Oh, questo vabbè, il Marquez è un dolce generato a Parma, quindi e vabbè, e quindi questo è così. Però diciamo che a volte sono, come posso dire, sbagliano, prendono cantonate complete e praticamente non forniscono niente, diciamo così, vanno educate. Quindi un'altra cosa che si può fare è, se voi non avete voglia di fare immagini e, come posso dire, creare contenuti video, è anche, dovete sapere che l'intelligenza artificiale migliora ogni giorno, è in grado di fare video, immagini che non pagano diritti perché non esistono, sono create artificialmente, copioni, anche film porno. Il porno non ve lo faccio vedere, però le immagini senza diritti sì. Vi faccio vedere, guardate, come questa è Stable Diffusion, è molto interessante. Qui voi inserite delle cose, non so, volete una Moto 2, cerco di fare sempre cose difficili, cioè difficili, non facilissimi. Una Moto 2 che non esiste, però è una Moto 2, ma che però non esiste, attenzione. Eccola qui. Questa è una Moto 2 a tutti gli effetti, però non è una Moto 2 realmente esistente. Allora, adesso possiamo fare una Vespa. Una Vespa, vediamo se mi prende lo scooter oppure l'insetto. Vediamo. Mi prende l'insetto. Queste vespe in realtà non esistono perché sono tutte storte, però così ci sono già, non lo so, che ne so, lo spirito di un Tamagotchi che vaga per la città di Parigi. Così. Questo è un Tamagotchi. Sono robe così fatte a cavolo. Non so, gruppo di giornalisti. Se scrivo bene, e lui vi genera delle immagini che potete usare per i vostri articoli e nessuno vi potrà dire che sono mai rubate, perché queste sono generate in automatico, non esistono veramente. Ecco, il gruppo di giornalisti, l'altra volta, adesso io ne genero ancora, la rigenero, ma mi viene diversa, ok? Perché non mi viene mai la stessa. Magari c'è gente seduta ai tavoli che scrivono, vediamo così, che scrivono, gruppi di giornalisti che scrivono. Dovrebbe darmi qualcuno che scrive. Vediamo un po'. Ecco, vedi, questa è gente in sala stampa, così. Quindi tenete conto, no, possiamo realizzare una Moto 2 che non esiste, dei pompieri al lavoro, dei giornalisti, oppure, che ne so, anche dei personaggi Disney, no? Io ce l'ho sempre tutte settate in inglese, avete pazienza, e guardate, e vi tira fuori della roba Disney. Così. Dei topolini che sono quasi un po' storti, che non assomigliano proprio. Non so se vedete che le facce sono tutte deformate, perché le facce umane non vengono mai create uguali, quindi vengono fatte deformate, anche se l'intelligenza artificiale ci sta lavorando. Allora, ricordate gli ingredienti che compongono un articolo scritto con ChatGPT oppure misto. Un titolo che fa venire voglia di cliccare, ma non spiega, una lunga introduzione, ve l'ho fatto vedere, un testo lunghissimo dove cercare l'informazione in modo che perdiate tempo, un tempo di connessione lungo senza arrivare al punto mai, così intanto le pubblicità girano, i banner, si fanno i refresh, contano le pagine, contano le views, un mucchio di banalità o cose scontate, oppure riferimenti storici per fare brodo. Vi avevo promesso un articolo come quelli che vediamo su certi siti di motori e io ve lo do. Che velocità raggiungono
le MotoGP, il dato è incredibile. Allora, guardiamo, facciamolo così. Vediamo, condivido lo schermo. Condivido lo schermo. Prendiamo questa qui, ok? New chat. Ok, no, vediamo così. Continua. Che velocità giungono le MotoGP? Il dato è incredibile. Vediamo cosa ci mette. Ci mette un po'. Lo sto mettendo in difficoltà. Sì, le MotoGP sono fra le più veloci al mondo e possono raggiungere la velocità massima dipende dalla caratteristica e di parte tutta la pipa, non te lo dice subito, ok? 350 km sulle più veloci. Il record di velocità massima mai registrato in una gara di MotoGP è di 356,4. Vabbè, adesso questo voi potete anche farlo misto. Questo avete il discorso della MotoGP, tutta la velocità. Guardate, per dirvi che fanno 350 all'ora circa, quanto ci mette. Ok, continua. Sono in grado di raggiungere questa velocità, la potente tecnologia, tanto continua, guarda, continua. Doveva darvi un numero, guardate cosa è in grado di fare, cosa sta facendo. I piloti devono avere una grande abilità. Riconoscete qualche pezzo di qualche sito di cui abbiamo parlato recentemente? Ok, ora voi prendete tutto questo, lo mettete sotto e sopra gli mettete MotoGP e Superbike. Così genera e parte. Potete costruire così decine e decine e decine e decine di contenuti. Lui scrive, questi sono i livelli degli articoli che trovate, ok? Ora, adesso io vi parlo un po' e lui continua a scrivere il pezzo. Se sommate le due parti, ok? Questi sono i sistemi più semplici, non a pagamento, gratuiti, che generano contenuti piccolini. Ma se volete potete realizzare vere e proprie tesi di laurea. Lui sta continuando a scrivere, guardate quanto ci potreste mettere per raccogliere tutte queste informazioni se foste un giornalista. Tutto il regolamento. Guardate che roba. 2 parole chiave, attenzione, io ho messo due parole chiave. Queste due. Immaginate se ne metto 20, 30 di parole chiave. Ok, si è fermato. Allora, tenete conto che l'uso di questi strumenti per fare articoli di qualunque genere, e lo dico con le mani giunte, è una truffa allo stesso livello di chi copia le tesi, plagia, ruba i dischi, ruba la musica, allo stesso livello di quegli studenti che usano questi tool per fare le tesi, le relazioni, per scrivere i compiti e tutto il resto. Le stesse informazioni le potete trovare anche voi, non vi servono questi tipi di contenuti, le stesse informazioni le potete trovare anche voi digitando su Google le parole chiave che vi interessano, e quindi diciamo che vi stanno ingannando, vi rubano tempo senza darvi nulla, nessun lavoro, guadagnano soldi alle vostre spalle, mentre uccidono letteralmente chi invece lavora in modo onesto. Cioè, anche se uno scrive fesserie, anche se uno è corrotto, anche se uno è fazioso, anche se uno è scorretto, è sicuramente uno che per scrivere un pezzo lavora, che non ha barato dal punto di vista della creazione dei contenuti e della generazione dei contenuti, ed è soprattutto è uno che potrà scrivere 2, 3, 4 articoli al giorno, non 40, 100 articoli per ogni computer che ha. Tenete conto, avete 10 computer, 10 terminali o 10 finestre aperte con un computer mediamente potente, fate partire 10 articoli e li condividete con un tasto, perché questo si può fare, ve lo posso anche far vedere ma non credo che serva, direttamente sul sito, col blog e la foto, con il titolo e la foto, e mandate 20, 30, 40 articoli al giorno, 50 per ogni autore. Se ne avete 2, 3 operatori potete fare dai 150 ai 200 pezzi al giorno, mentre io ne posso scrivere forse 3 occupandomi di qualità.
Quindi uccidono letteralmente chi lavora in modo normale. Anche, diciamo così, se pensate di essere al sicuro e che non sarete mai vittime di questo tipo di contenuti, perché siete più furbi, perché questi sistemi li riconoscete, sappiate che tutto questo che avete visto adesso si è sviluppato più o meno nell'ultimo anno e mezzo in questo modo, e che quindi presto questi contenuti non li potrete praticamente distinguere e quindi non li potrete evitare, se non bloccando questi siti volta per volta, abbonandovi ai contenuti veri. Tenete conto che già adesso le università sono in crisi perché i sistemi automatici non riescono a riconoscere i contenuti creati artificialmente da quelli creati dalle persone vere. Tenete conto una cosa, e poi vi saluto, che io per fare questo video ci ho messo dei giorni, ok? Non dei secondi, dei giorni. E voi l'avete visto gratis. Mm? Ciao da Mr. Helmet, spero di avervi fatti contenti e di non avervi annoiato troppo, umanamente.